Ciao amici! Benvenuti in un nuovo video dove andremo a raccontare la storia di Tello. Prima di iniziare con questo video, iscriviti al canale, lascia un mi piace e un commento. Condividetelo ovunque. Scrivete sui commenti se vi piacciono questi formati video. Buona visione! Oggi vi portiamo in un viaggio tra i binari della storia ferroviaria europea. Alla scoperta di una compagnia che per anni ha collegato l'Italia con la Francia. Tello, un nome che riecheggia tra le stazioni del Mediterraneo e le Alpi, rappresenta un capitolo affascinante del trasporto su rotaia. Nata dalla collaborazione tra due grandi potenze ferroviarie, la sua storia è fatta di ambizioni, sfide tecnologiche e l'incontro di due culture. Ma come ha preso vita questa avventura? E cosa l'ha portata, dopo anni di servizio, a scomparire dai radar? Seguiteci mentre esploriamo il passato, il presente e il destino di Tello. In un viaggio che ci riporta indietro nel tempo, tra treni notturni e diurni e di scenari pittoreschi. Tello nasce nel 2011 come società ferroviaria privata. Una joint venture tra Trenitalia e la Veolia Transport, per offrire collegamenti internazionali tra Italia e Francia. L'obiettivo era quello di competere con il monopolio della SNCF, la compagnia ferroviaria francese, e offrire un'alternativa ai servizi esistenti su queste tratte. Tello si proponeva di operare treni notturni e successivamente diurni tra i due paesi. Inizialmente, Tello utilizzava treni notturni composti da carrozze letto e cuccette di provenienza italiana. Alcuni modelli risalivano agli anni 80 e 90, aggiornati per offrire standard di comfort moderni. Questi treni disponevano di carrozze letto di prima e seconda classe, nonché carrozze cuccette più economiche, e ogni treno aveva anche una carrozza ristorante. Con l'espansione dei servizi diurni a partire dal 2014, furono introdotti treni con carrozze di prima e seconda classe simili a quelli utilizzati sui treni Intercity di Trenitalia. In Italia, Tello utilizzava principalmente le locomotive E402B di Trenitalia. Queste locomotive elettriche, costruite da Ansaldo Breda e inizialmente utilizzate per i treni ad alta velocità italiani, sono state adattate per il servizio a lunga distanza e il trasporto internazionale. La E402B è una locomotiva polivalente, capace di operare sotto la tensione di 3000 kW in corrente continua, tipica della rete ferroviaria italiana. In Francia, invece, Tello impiegava locomotive della serie BB 36000 chiamate Astridè, un tipo di locomotiva elettrica polivalente costruita da Alstom. Queste locomotive sono note per essere multisistema, in grado di operare su diverse reti elettriche, inclusa la rete francese a 25 kW in corrente alternata e la rete italiana a 3000 kW in corrente continua. Le BB 36000 erano essenziali per gestire il transito tra i diversi sistemi ferroviari dei due paesi, rendendo possibile il viaggio senza necessità di cambi di locomotiva alle frontiere. I primi collegamenti di Tello si concentravano principalmente sulle tratte notturne che collegavano l'Italia e la Francia, in particolare Venezia-Parigi, via Milano, Verona e Digione, Roma-Parigi, via Firenze, Bologna e Digione, per i treni diurni, Milano-Marsiglia, via Genova, Nizza e Tolone. In seguito, Tello lanciò un servizio diurno che collegava Milano a Nizza e Marsiglia. Questi treni diurni erano pensati per i turisti e i viaggiatori d'affari che volevano un collegamento rapido e confortevole tra l'Italia e la costa mediterranea francese. La relazione Parigi-Roma durò soltanto un anno. Venne soppressa il 15 dicembre 2013 con l'introduzione del nuovo orario. I treni notturni di Tello offrivano diverse opzioni per i passeggeri: cuccette, sistemazioni a 4 o 6 posti per chi voleva viaggiare in modo più economico, carrozze letto, con cuccette più confortevoli, alcune delle quali dotate di bagno privato, carrozza ristorante, dove era possibile consumare pasti preparati a bordo,
per garantire un'esperienza di viaggio più piacevole. Nei treni diurni erano disponibili servizi di prima e seconda classe, con sedili reclinabili, prese di corrente, aria condizionata e un servizio bar. Tello si trovò a competere direttamente con SNCF, che gestiva i collegamenti tra Francia e Italia, soprattutto attraverso il TGV, Train a grande vitesse. La concorrenza era particolarmente forte sui collegamenti tra Milano e Parigi, dove il TGV offriva tempi di percorrenza più rapidi. Nonostante l'offerta di prezzi più competitivi, Tello si scontrò con la difficoltà di attrarre una base solida di clienti, anche a causa di alcuni problemi logistici legati alla puntualità e alla qualità del materiale rotabile. Con l'avvento della pandemia di Covid-19 nel 2020, il traffico passeggeri internazionale subì un crollo significativo. Tello fu costretta a sospendere gradualmente i propri servizi. I treni notturni furono i primi a essere cancellati, seguiti da quelli diurni. Questo colpo economico mise la società in una posizione critica, soprattutto considerando che molte delle sue rotte servivano principalmente viaggiatori internazionali. Nel 2020 Tello annunciò la fine dei suoi treni notturni tra Venezia e Parigi. A luglio 2021 anche i servizi diurni tra Milano e Nizza furono definitivamente sospesi. Con la soppressione di queste rotte, Tello cessò di esistere come marchio operativo. La pandemia accelerò quello che sembrava già un declino del servizio, dovuto alla concorrenza e a un modello di business difficile da sostenere. Nel 2021, dopo la chiusura di Tello, Trenitalia lanciò una nuova iniziativa, il Frecciarossa 1000 sulla tratta Milano-Parigi, segnando un ritorno in grande stile sulla scena dei collegamenti internazionali tra Italia e Francia. Il servizio, operato sotto il marchio Trenitalia France, si posizionava come una risposta competitiva al TGV di SNCF, offrendo viaggi ad alta velocità su uno dei treni di punta della flotta italiana. Il Frecciarossa 1000 è un treno moderno e confortevole, con 4 livelli di servizio: standard, business, executive e sala meeting, connessione Wi-Fi, ristorante a bordo e ampie sedute. Questo rilancio segnò non solo un ritorno di Trenitalia sulle tratte internazionali, ma anche un segnale forte della sua volontà di espandere ulteriormente i suoi servizi in Europa. Così, attraverso le vicissitudini storiche tra fusioni aziendali e cambiamenti nel mercato ferroviario europeo, la storia di Tello si conclude, lasciando una traccia significativa nei collegamenti tra Italia e Francia. Un progetto ambizioso, capace di avvicinare popoli e culture, offrendo una nuova visione dei trasporti internazionali. Oggi le sue carrozze non corrono più sui binari, ma il ricordo del suo passaggio resta un capitolo importante della storia ferroviaria contemporanea.